Per anni ho viaggiato in tutto il mondo a caccia di pesci incredibili. Ora la mia missione è far vivere fantastiche avventure ai pescatori più audaci. Questo è Real Guiding. Non ho ricordi di me senza una canna da pesca in mano. La passione per la pesca sportiva ha scandito tutte le fasi della mia vita e la ricerca ossessiva di pesci da sogno mi ha portato a viaggiare in tutto il mondo. Ho vissuto emozioni fortissime pescando carpe giganti, lucci in Scozia, in Irlanda, barracuda, cernie, ai tropici, tarpon. Ho pescato in Giappone, in Bolivia, in tanti paesi nel mondo, ma c'è un pesce per cui vado completamente fuori di testa: luco. Nel corso degli anni ho pescato luco in tanti fiumi europei e nell'area dei Balcani e sono anche andato a caccia di taimen in Russia e in Mongolia. Questo mi ha permesso di maturare esperienza e conoscenza su questo fantastico predatore. Gli uco sono dei predatori affascinanti, all'apice della catena alimentare dell'ambiente in cui vivono. Sono difficili da catturare, schivi, raggiungono dimensioni imponenti e vivono in ambienti mozzafiato. Questo li rende indubbiamente uno dei pesci più desiderati dai pescatori più esperti. Seguitemi, venite con me alla scoperta di questo fantastico super predatore. In Slovenia la pesca agli uco è consentita da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto. Sono proprio questi i momenti di cambio di luce tra i migliori per insidiare questo fantastico predatore. Questo ci costringe dalle vere e proprie levatacce e a trascorrere tante ore sul fiume. Si inizia con il buio e si finisce con il buio. Puoi anche fare qualche passo in acqua. Devi essere super silenzioso, no casino, no, proprio un ninja. Ok. Quando lanci cerca di appoggiare l'esca, di frenarla un pelino e di appoggiarla in modo tale che non faccia troppo casino in acqua, quindi che non sbatta sulla superficie ma che entri in acqua abbastanza dolcemente, il più dolcemente possibile. Inizia a pescare la pool da sotto, lanci, canna bassa, canna a favore di corrente, recupero lento, lineare, pulito e se a fine recupero ti batte sui sassi, la sente battere sui sassi, tu continua tranquillo, lento, è il momento in cui seguono e mangiano. Ok, quindi anche se batte sui sassi tu vai tranquillo, continua, lento, eccetera. Se si incaglia ti fermi un attimo, dai un pelo di filo, eccetera. Qualsiasi cosa che ti possa sembrare un pesce che trattiene l'esca, perché a volte fanno gli stronzi, non è che mangiano, a volte semplicemente la tengono in bocca e senti solo un appesantimento, tu ferra okay. sempre, ok?
Adesso è un po' più buio, vedrai meno, quindi non cercare di andare sotto perché ci sono un po' di rami, un po' di tronchi dall'altra parte. Okay. Cerca di non andare tanto sotto, poi man mano che vedi cominci ad andare più sotto. Tipo io adesso vedo lì che c'è una rottura di corrente. Vedi Lì è la pietra dove inizia la pool, però Ok. tu lancia già un paio di 2-3 metri più a valle. Ok, se tipo io pesco qui, lancio Sì. un po' a monte. Tu cominci, fai 4-5 lanci Ok. da fermo, 4-5 Sì. lanci, scendi 2-3 metri, Ok. 4-5 lanci, scendi 2-3 metri, 4-5 lanci, scendi 2 metri, tutto molto tranquillo, ok? In totale relax. Tu hai detto di recuperare a favore di corrente, nel senso quindi la canna bassa, Ok. canna bassa Così. verso valle, la corrente Ok. scende da monte verso valle, canna bassa a favore di corrente, pulito, lineare, senza... Ti do io la velocità, poi come ti vedo pescare ti do la velocità. Faccio 2 passi ninja dentro. Sì, fai pure 2-3 passi dentro, sempre molto lento, tranquillo. Gli Uco si pescano d'inverno, spesso con temperature molto al di sotto dello zero, e questo complica molto la partita. Neve, ghiaccio, pioggia sono le variabili con cui tutti i giorni abbiamo a che fare e con cui dobbiamo misurarci. Siamo fatti l'alba in uno spot, la Cormoran Pool, che quest'anno ci ha dato grandi soddisfazioni. Abbiamo fatto 4 pesci diversi oltre i 110 e un paio anche 2 volte tra l'altro. Adesso ne abbiamo visto rollare uno, è venuto un muco grosso a galla a rollare. Adesso ci spostiamo in un altro spot, in un'altra zona, e magari ritorniamo qui a dare un'occhiata, a provarci ancora tra qualche ora. Per indossare i waders ed entrare in acqua prima del sorgere del sole con temperature molto basse e le mani ghiacciate, iniziare a lanciare con le mani ghiacciate e continuare a farlo con determinazione per ore,
ci vuole tanta passione, determinazione, concentrazione, e sono queste le variabili che entrano in gioco quando un appassionato pescatore vuole avere tra le mani un uco. Ho la fortuna di poter accompagnare i pescatori in numerose riserve e quando vengono a trovarmi per più giorni riesco a fargli vedere fiumi diversi, ambienti diversi, spot diversi. Le singole riserve si estendono per molti chilometri e comprendono tanti spot super interessanti. Questo ci porta a lunghe camminate e anche a spostamenti con dei mezzi 4x4 per raggiungere i luoghi più impervi e gli spot migliori. A molti ospiti fa un po' strano il fatto che ci fermiamo tanto tempo, anche delle ore sullo stesso spot, sulla stessa pool, eccetera. Però è un approccio che nelle ultime due stagioni ci ha portato veramente ottimi risultati. Abbiamo fatto dei pesci colossali anche dopo un'ora e mezza di lanci, non continuativi ma lanci, ti sposti un po', fai una pausa, ci rilanci, anche dopo un'ora e mezza o più sullo stesso spot. Abbiamo fatto dei pesci molto grossi con questo approccio e quest'anno lo stiamo praticando molto e devo dire che ci ha dato belle soddisfazioni, cioè tanti pesci grossi fatti quest'anno sono arrivati dopo parecchio tempo che eravamo sullo spot, insistevamo, magari cambiavamo esca, eccetera. Ed è una cosa che comunque sto facendo dalla scorsa stagione anche con le spigole. Anche in mare diverse spigole grosse sono uscite dopo diversi passaggi sullo spot, dopo un po' di insistenza, dopo aver cambiato esche, cioè negli ultimi molti pescatori di Marmorate che vengono qui battono, poi mi guardano perché vogliono spostarsi, vogliono correre, vogliono fare più spot, battere più acqua e li capisco perfettamente perché è un approccio è un approccio molto comune alla pesca della Marmorata, però posso garantirti che insistere su alcuni spot con un certo metodo paga molto. Scendi giù piano piano, sali su quella roccia tonda a panettone, trovi una posizione stabile, sì, e come hai fatto prima, occhio che hai quel tronco lì davanti, tronco lì è lì da anni, ok, quindi non ti darà problemi. Lanci sull'altra sponda, non sotto l'altra sponda, perché hai per i primi 3-4 metri, e li vedrai quando scendi, hai dei roccioni sparpagliati sì. e loro non sono là dentro, è troppo ferma l'acqua. Ok. Devi tenerti al limitare della corrente più principale, ok? Quindi lanci al margine della corrente principale, giusto 1 metro o 2 dentro, canna bassa come hai fatto prima, e fai tutte le tue passate. Proprio batti, in fondo le ultime 2 passate le farai quasi lanciandola giù in fondo e recuperando l'esca controcorrente super lenta, e poi ricominci, fai un po' di passaggi, quando sei stanco ti fumi una sigaretta, però insistiamo un po'. Nelle ultime 5-6 volte che siamo venuti qui a pescare c'è sempre uscito qualcosa. Ne abbiamo slamato uno grosso e presi 2 più piccoli, quindi il pesce qui c'è, gira, mi raccomando, concentrato, dai. Ok, vado. Ho portato Marco a lanciare sulla pool più grossa del nostro canyon e si è ampliata ulteriormente con l'ultima piena di qualche giorno fa, fondale misto di sabbia e sassi di piccole dimensioni,
e lo sto facendo pescare con uno scazzone a stretto contatto col fondo. È un'esca molto molto valida su pesci inattivi, fermi, appoggiati sul fondo. Vediamo cosa succede. Il mio interesse è che lui con varie traiettorie da più posizioni scandagli proprio tutto il fondale centimetro per centimetro. Fatto questo faremo una piccola pausa e poi tra un po', soprattutto verso il tramonto, proveremo con uno snodato in modo tale da intercettare eventuali pesci che si stanno muovendo nella pool, posizionandosi in zone di caccia piuttosto che semplicemente muovendosi da un angolo all'altro, da una roccia all'altra. E succede spesso, soprattutto con l'avanzare del buio, di trovare pesci in caccia, di pesci attivi da una condizione strettamente di riposo, si attivano ed è più facile intercettarli a questo punto con uno snodato, con un'esca che batte molta acqua. Bene, siamo pronti ad affrontare l'ultima mezz'oretta di pesca, mezz'ora scarsa. Si può pescare fino a un'ora dopo il tramonto ed è un orario ben preciso e va rispettato. Siamo venuti su uno spot alla fine di un canale stretto e profondo. Il fiume si apre un po', crea un ambiente dove ci gira parecchio foraggio, parecchie iride, parecchi temoli, e in questo punto abbiamo slamato un pesce molto grosso per 3 volte questa stagione. Vediamo se stasera voglia di collaborare, poi ce n'è anche qualcun altro che gira, ma quello è veramente un pesce a trofeo. Vediamo cosa succede. Si hai fatto solo 12 ore di lanci. Minchia. Grande cazzo. Niente ragazzi, Peccato. per oggi non è andata. Marco si è impegnato al 1000%, ha pescato veramente bene, però gli Uco non si sono fatti vedere. Domani è un altro giorno e via. Adesso una bella doccia calda, andiamo a mangiare qualcosa e poi nanna. Forza ragazzi, dai, torniamo alla macchina e andiamo su. Questa giornata di pesca assieme a Marco si conclude purtroppo con un nulla di fatto. Marco ha pescato con precisione in tutti gli spot, senza però entrare in contatto con nessun Uco. Al mattino faceva molto freddo e poi in tarda mattinata si è alzata una luce forte, un sole molto forte. Potrebbe essere questa la condizione che ha spinto i pesci a rimanere in tana. Concludiamo quindi la giornata con un pasto caldo dove conosceremo anche Pietro, il nostro compagno di avventure per i prossimi giorni. La scorsa settimana c'è stata una grossa piena e ora, a distanza di giorni, l'acqua è ancora un po' alta e leggermente velata. Rispetto a ieri le condizioni sono decisamente migliorate. Le temperature esterne si sono alzate e la temperatura dell'acqua è salita di quasi 1 grado. Vediamo cosa ci riserverà questa giornata sul fiume.
Sono Pietro, un appassionato di pesca, mi piace pescare i predatori, abito vicino a Milano e sono molto appassionato della pesca dei lucci e delle grandi troti nei grandi fiumi di fondovalle. E tramite i social network, YouTube eccetera, sono riuscito a incontrare Alessandro e già da 2 o 3 anni che lo seguo. I primi anni che lo seguivo ero un po' quasi spaventato da questa sfida, perché il racconto appunto che si evince dalle sue stories e da tutti i suoi social è una pesca molto dura. Sono qua con lui adesso e appunto la nuova sfida della mia vita adesso è tentare di prendere un grande uco della Sava. Stamattina abbiamo con noi Pietro, siamo nuovamente sulla Sava Grande, una riserva che amo molto, ha tanti pesci grossi e condizioni dell'acqua direi più che buone. La piena è passata, il fiume si è pulito, temperatura siamo sopra i 6 gradi centigradi, quindi una temperatura di tutto rispetto per essere inizio febbraio, e vediamo cosa succede durante l'arco della giornata. Io sono molto positivo. Scendi qui sotto, così, hai tutta la spiaggettina, vai in cima, 2 o 3 lanci, scendi di un paio di passi, 2 o 3 lanci, te la fai tutta. Okay. Praticamente è la parte iniziale di una pool molto grande, ma la parte, diciamo così, più interessante finisce più o meno lì davanti. Dopo vedi che là vedi bene il fondo, lì possono essere fino lì dove si rialza, tutta questa pullettina qui. C'è il segno del dentino di qua e qua lo ha strappato, guarda. Questo è il segno, proprio è un dente del lupo. Hanno 2 denti come il luciferca, hanno 2 denti più grossi qua. Te l'ha preso sulla coda. Minchia. Sì, te l'ha tirato bene. These days are running slow. Sunsets and shores far from. No, allora la pool inizia lì dove si congiungono le 2 correnti e termina qua, lo vedi bene, dove ritorna sul fondale. E qui quest'anno ne abbiamo spottati 2 grossi, forse 3, e non sono mai usciti. Ci veniamo regolarmente, anche gli altri ragazzi della riserva, e dove Dare stamattina, Dare e Marco hanno visto i pesci rollare, e in bocca al lupo. Tocca prenderne uno. Bisogna prenderne uno. Into all those places on the wall. None come close to this, I'm sure. You try to say the sunrise the same, but tell me, have you ever danced in the rain? And I could try. La pool, come vedi, inizia qui dove ci sono quelle rocce che spaccano la corrente. Tu fai esattamente come quello che hai fatto tutto il giorno. Lanci sull'altra sponda, canna bassa, fai fare tutta la passata. Qui molto spesso seguono anche da là in fondo e vengono a mangiare praticamente a fine passata, quando l'esca finisce la passata gira e si mette dritta. Vedi
quel tronco più grande sull'altra sponda, messo proprio adagiato sulla sponda verso il pino là in fondo. La pool praticamente finisce là, quindi tu 3-4 lanci, scendi un paio di passi, 3-4 lanci, scendi un paio di passi, te la fai tutta e poi facciamo un piccolo break e ce la facciamo poi l'ultima parte al buio. Right. Good luck. Let's go. Forza. But I'll never find this anywhere else. I'll never find. Anche oggi la giornata si conclude senza pesci a guadino, ma ne abbiamo visti diversi in condizioni di riposo, fermi sul fondo del fiume, e questo mi porta a pensare che si stiano preparando a entrare in caccia. Domani ho deciso di portare Pietro in una riserva diversa, su un altro fiume, dove nelle scorse settimane ho spottato diversi pesci d'Italia. Inoltre abbiamo dalla nostra un cambio meteo, arriva una perturbazione calda, le temperature saliranno e il cielo coperto sicuramente ci darà una mano. Siamo molto carichi e positivi per le prossime ore di pesca. La pool inizia lassù e finisce praticamente qui, a un curvone. L'acqua affonda, ce l'hai dall'altra parte. Adesso ti metto in posizione. Bisogna avere un po' di strategia in questo fiume qua, sono molto rognosi, comunque sentono molto il rumore, i passi eccetera, quindi si muove sempre super lenti senza far confusione e possibilmente verso il bosco, diciamo, col bosco alle spalle. Ti metto giù in posizione, ti spiego un attimino com'è. Comunque 3-4 lanci, pausa, una pausetta, poi altri 3-4 lanci, scendi qualche metro, altri 3-4 lanci, pausa, 3-4 lanci, andiamo via, così ti fai tutta la pool fino qua sotto. Okay. Oggi siamo sulla Sava Boinca, il mio fiume preferito, e fa molto freddo, penso siano 3-4 gradi sotto zero almeno, tutto ghiacciato. Il livello dell'acqua è buono, sicuramente un po' di torrenti sono ghiacciati, il livello si è abbassato rispetto alla settimana scorsa, ma è comunque buono. Fiume molto tecnico, una portata d'acqua inferiore rispetto alla Sava Grande, ovviamente un fiume molto tecnico, bisogna pescare in modo molto silenzioso, molto pulito, preciso. Vediamo cosa succede durante l'arco della giornata.
Non te la mangeresti? Sì, cruda. Anch'io. Mancano poche ore al termine di questa uscita di 2 giorni a pesca di Uco con Pietro. Condizioni buone del fiume, ma pesci molto rognosi, ne abbiamo visti molti, svogliati, però l'importante è averli visti fuori, perché molto spesso loro iniziano a prepararsi a cacciare uscendo dalle tane, li si vede fuori per qualche ora o qualche giorno e poi all'improvviso cominciano a mettersi in movimento e cominciano a cacciare. Speriamo lo facciano in queste ore. Siamo ritornati su uno spot dove ieri ne abbiamo visti alcuni, anche di grossi, e vediamo cosa succede. Allora, la pesca agli Uco per me è una sfida, penso la pesca più difficile che io abbia mai provato, e è qualcosa di magico, perché è durissima, però quando lo prendi, se lo prendi, è una sensazione veramente indescrivibile. Il contesto della natura e tutto è veramente una cosa che ti dà la pace dei sensi. La cosa bella di venire qui a pescare in Slovenia è che la scelta dei fiumi è veramente grande, quindi a noi, per esempio, Alessandro ha scelto i primi giorni di andare sul fiume quello più grande, quindi la Sava Grande, e la pesca è completamente diversa. In questi giorni stiamo pescando qua sulla Boinca e cambia completamente tutto, cambia praticamente completamente la strategia, l'approccio. Qua è proprio più una caccia, bisogna stare in silenzio, fare dei lanci perfetti dall'altra parte e essere molto silenziosi, quindi li vedi ma loro ti vedono, quindi è veramente figo. Non mangia mai, però te lo prendo in diretta. Il dubbio farà sempre. The red sun rose this morning. Dark skies pronounce your warning. Nowhere to run, nowhere. La cosa bellissima appunto è che la differenza proprio tra un fiume e l'altro, la Sava Grande è una pesca di fede, stai tante ore spesso nello stesso spot, lo batti con esche diverse, è spesso una pesca molto più faticosa, con tanto piombo e tanta corrente, quindi è difficile, però spesso non vedi pesci. Invece qua sulla Sava Boinca è completamente diverso, tu vedi il pesce, devi fare il lancio giusto, vedi magari che si sposta, che si insegue, o sbagli il lancio e lo fai scappare, quindi è molto avvincente. Personalmente mi piace di più questa, più una caccia. Pescare gli Uco è una vera e propria sfida, non si deve mai mollare, mai perdere la concentrazione, lanciare sempre, anche dopo tante ore o tanti giorni senza segnali di attività, perché la cattura della vita è sempre dietro l'angolo.
Sì! Yes! Cazzo! Andiamo! Grande Ale. Cazzo sì. Cazzo! Bello, gran bel pesce. Bravo. Raga, pazzesca sta Bellissimo. pesca. Bellissimo. Sto tremando. Bellissimo. Quando stavamo per perdere tutte le speranze, è arrivato. Grande. Che figata. Grande. Gran pesce. Bravo Pietro. Grazie mille. Top. Grazie, davvero so. Top. Pesce sudato, cazzo. Meraviglioso. Follia, follia. Pazzesco. Dopo 3 giorni di sofferenza, averlo nel guadino è qualcosa di incredibile. Allora, tieni un attimo che mi tolgo lo zaino, lo slamiamo, Te l'ho detto che ero fortunato. Guarda qua. Non si slamava? No, questo non si slamava. Nell'angolo. Ale. Sì. Ma perché? È stato attaccato da una lontra. Vedi? Li attaccano. Attaccato da una lontra. Gran pesce. Super sano. Guarda, vedi. Qui ho un bozzo che non so cosa può essere, una vecchia ferita. Super pesce, molto sano. Adesso lo misuriamo. Vai con la mano dentro, metti proprio esattamente, bravo. Così è 0. Non è lunghissimo, ma Fat. è molto grasso. Così siamo perfetti. È molto grasso. Sei giusto? Sono un pelo. Ok, così sono perfetti. 104. Ale! 104, tra i 103, 105 e 104. Io direi 105. Ottimo, gran bel Applaudiamo. pesce, bravo. Grande, grazie Ben mille fish. Ale. Questa avventura volge al termine. Sono stati giorni molto intensi e ringrazio Marco e Pietro per la tenacia con il quale hanno affrontato il fiume. Sicuramente porteranno con loro
esperienze ed emozioni molto forti e di questo sono felice. Mi auguro davvero di essere riuscito a trasmettervi la passione che nutro per questo incredibile predatore, Luco, il re del fiume.